Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale in cui parlo in maniera molto semplice di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e oggi vediamo insieme l'installazione di OpenHub su Docker. Ma che cos'è Docker? Questa famosa parolina che ormai è sulla bocca di tutti. Detta proprio in parole molto semplici, Docker è una piattaforma aperta, open source, che permette di sviluppare applicazioni e distribuire applicazioni in maniera totalmente indipendente dall'infrastruttura in cui poi queste applicazioni verranno installate ed eseguite. Dal punto di vista dello sviluppatore ha un grandissimo vantaggio perché permette di sviluppare su architetture e piattaforme totalmente indipendenti da quella su cui lui effettivamente sviluppa. Mentre dal punto di vista sistemistico aiuta di molto chi deve prendere l'applicazione, installarla, deployarla su dei sistemi, perché all'interno dell'applicazione è codificato anche l'ambiente di esecuzione. In questo modo è possibile sviluppare in maniera totalmente indipendente dall'infrastruttura di esecuzione il proprio prodotto, la propria applicazione. Detto questo, mi fermerei sulla parte teorica di Docker, anche perché sono stato abbastanza semplice e grezzo nella spiegazione. Però almeno chi ha sentito parlare di questa parolina e non ha mai capito cosa fosse, quali vantaggi portasse, magari con queste 4 paroline in croce riesce a percepirne l'utilità. Chi ha sviluppato OpenHub ha quindi deciso di rendere disponibile anche una versione eseguibile su Docker. Quindi questo vuol dire che viene eseguita su un qualsiasi sistema operativo che supporta Docker e comunque vive in un suo contesto infrastrutturale totalmente indipendente. In questo modo noi possiamo installare OpenHub anche su un eventuale sistema operativo o piattaforma su cui OpenHub non è direttamente compatibile. L'importante è che questo sistema o piattaforma sia compatibile con Docker. Questo ovviamente è un grande vantaggio perché appunto permette di eseguire OpenHub in maniera indipendente dal sistema operativo su cui viene installato e permette anche ad OpenHub di essere eseguito in un sistema operativo ottimizzato per la sua esecuzione, come ad esempio OpenAbian. Quindi l'immagine Docker di OpenHub costruita su OpenAbian permette di essere eseguita anche su sistemi Windows, ad esempio. L'installazione su Docker però potrebbe essere vista anche come un pochino più ostica rispetto a un'installazione standard che abbiamo visto nei video precedenti. Su Docker bisogna, oltre a installare Docker ovviamente sul sistema operativo ospitante, bisognerà poi intanto conoscere come funziona Docker, come si possono gestire i container Docker, e il container Docker è il vero e proprio ambiente di esecuzione della nostra immagine. Quindi come va configurato questo container Docker, e poi bisogna saper configurare la propria immagine appunto nel momento in cui viene creato il container per l'esecuzione appunto del nostro applicativo. Bisogna saperlo configurare, quindi bisogna seguire le linee guida di chi ha sviluppato l'immagine per far sì che venga configurato nel migliore dei modi. In particolar modo bisogna fare attenzione al mount dei volumi persistenti, perché tutto ciò che gira all'interno del container Docker non è persistente. Questo vuol dire che se vengono generati dei file di configurazione o dei file di dati all'interno del container stesso, al successivo stop e recreate del container questi dati vengono persi. Questo proprio perché il container deve essere un'entità quasi in sola lettura. Per far questo Docker mette a disposizione il concetto di volume, che non è nient'altro che il mapping di una porzione di disco del nostro sistema ospitante all'interno del container Docker. Quindi tutto ciò che viene salvato all'interno di questo volume, quindi in questa porzione di disco condivisa, rimane persistente. Quindi è importante la parte dei file di configurazione di OpenHub, del database di OpenHub, metterla su un file system, su un volume Docker che mappa un file system locale. In questo modo tutta la configurazione di OpenHub rimane persistente. Anche perché nel momento in cui viene aggiornato OpenHub e bisogna quindi installare una nuova versione, su Docker bisogna rimuovere il container, aggiornare l'immagine alla nuova versione e far ripartire il container.
Questa operazione sui volumi non persistenti è distruttiva. Comunque, detto questo, fermiamoci qui e andiamo a vedere come effettivamente si installa OpenHub su Docker. Come primo step faremo l'installazione di Docker sul sistema operativo target che abbiamo deciso di utilizzare. Nel mio caso utilizzeremo il Raspberry Pi 3 che abbiamo visto insieme l'altra volta, con lo stesso sistema operativo che abbiamo installato, e quindi il Raspberry Pi OS. Gli ho solo tolto OpenHub in modo tale che avessimo un'installazione di partenza pulita. Quindi adesso passiamo alla schermata PC e andiamo ad installare Docker sul Raspberry. Eccoci sulla schermata PC, siamo sulla home page di docker.com, andiamo sulla documentazione e andiamo a cercare nella sezione Docker Engine l'installazione, quindi install, per il Raspberry Pi OS. Come vedete qua ci sono tutti i vari sistemi operativi Linux, mentre per Windows chi volesse installarlo su Windows deve andare su Docker Desktop, perché su Windows esiste solo la versione Docker Desktop, che è un software un pochino più completo con un'applicazione grafica proprio per gestire l'installazione di Docker e i container. Nel nostro caso invece installiamo solo il runtime e quindi faremo tutto da linea di comando, oppure faremo tutto tramite Portainer, che è un'interfaccia web esterna a Docker che però permette la gestione dei container Docker da web. Quindi per adesso andiamo su Raspberry Pi OS 32 bit, perché abbiamo detto che OpenHub al momento è consigliato installarla su una piattaforma 32 bit per un discorso di consumo di risorse più ottimizzato, quindi anche in questo caso installiamo Docker a 32 bit. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è disinstallare eventuali pacchetti legati a Docker che sono vecchi. Probabilmente io non ne ho, però lo facciamo lo stesso. Quindi prima cosa ci colleghiamo al Raspberry sempre tramite SSH. Io avevo creato un utente Marco, adesso devo ricordarmi la password. Ok, me la sono ricordata fortunatamente. A questo punto mi copio il comando, quindi clicco sull'icona copy, così mi copia tutto questo comando e lo eseguo nel terminale del Raspberry. Come vedete non sta trovando nulla da rimuovere perché non ho mai installato Docker su questa SD. Ok, andiamo avanti. Ci sono diversi metodi di installazione. Io utilizzerei quello con i pacchetti apt, che diciamo è il più standard per una piattaforma Linux. Quindi andiamo a vedere l'installazione usando il repository apt. Quindi come sempre quando ci sono di mezzo i repository apt bisogna andare ad aggiornare il sistema operativo con i repository apt per il software che vogliamo installare. Quindi copiamo tutto questo script shell e lo incolliamo sul Raspberry, lo eseguiamo e attendiamo che finisca. Ok, ha finito senza errori. Andiamo avanti con la procedura. A questo punto andiamo ad installare, in questo caso installiamo l'ultima versione di Docker. Nel caso qualcuno avesse necessità di installare delle versioni specifiche, può utilizzare specific version, dove viene data la sintassi per scegliere una particolare versione da installare tramite pacchetto apt. Noi installiamo la latest, quindi l'ultima. Questo è il comando. Copiamo questo script shell, lo incolliamo nel Raspberry e lo eseguiamo. Anche qui attendiamo che finisca. Ok, finito anche questa esecuzione, è andata bene senza nessun errore. Andiamo avanti, verifichiamo che l'installazione è andata a buon fine scaricando un'immagine di esempio, la famosa Hello World che c'è ovunque nell'informatica. Quindi lanciamo questo comando che manderà in esecuzione un'immagine, un container legato a un'immagine di esempio che stamperà un messaggio semplicemente e basta. Lanciamo il comando. Se questo funziona vuol dire che Docker è stato installato correttamente. Adesso il sistema sta cercando l'immagine che si chiama Hello World, non la trova in locale, quindi la va a cercare sul lab dove ci sono tutte le immagini Docker, crea un container, lo manda in esecuzione, poi finisce l'esecuzione e il container si stoppa.
però il container rimane creato. Allora il risultato è positivo in quanto viene stampato il messaggio hello from Docker, quindi vuol dire che è tutto a posto. Giusto per farvi vedere, col comando docker ps-a, ingrandiamo a tutto schermo la console, si vedono, scusate, ci va sudo perché non siamo amministratori, si vedono tutti i container presenti su questa istanza Docker. In questo caso ce n'è uno solo, è stato creato 49 secondi fa, quindi quando ho lanciato il comando docker run, ed è praticamente ha finito l'esecuzione 47 secondi fa, quindi è durato 2 secondi l'esecuzione. Questo container in teoria non mi serve, quindi io faccio docker remove l'identificativo del container, sempre con sudo davanti, così lo rimuoviamo. Se faccio docker ps-a, scusate, sempre sudo, non ci sono più container. In teoria possiamo anche andare a vedere quali sono le immagini che abbiamo scaricato nella nostra istanza Docker, e vedete che esiste l'immagine hello world anche se non esiste il container, perché l'immagine è lì pronta per essere utilizzata. Per essere utilizzata l'immagine ha bisogno della creazione di un container, quindi io potrei creare n container basati sulla stessa immagine e farli eseguire in modalità parallela. Una volta che rimuovo il container, comunque l'immagine rimane a disposizione. Se uno volesse potrebbe anche rimuovere l'immagine per liberare spazio. Adesso non è questo il caso, nel senso che lo spazio occupato sono 4K, anzi 5K, però se uno volesse potrebbe scrivere sudo docker image rm per remove e l'id dell'immagine. Ok, adesso se rilancio docker image ls non ho più niente, quindi adesso la mia istanza Docker è totalmente pulita. Un'altra cosa che dobbiamo verificare è che Docker parta all'avvio del sistema, quindi utilizziamo sempre il nostro systemctl, il programmino che permette sotto Linux di gestire i servizi. Quindi guardiamo lo status di Docker, del servizio Docker, e ci viene detto che al momento è attivo, quindi in esecuzione, e che è enable. Questo vuol dire che all'avvio del sistema, quindi quando riavviamo il Raspberry, Docker parte in automatico. In questo modo è in grado di avviare i container in automatico, senza l'intervento di nessuno. Nel caso non fosse enable ma fosse disable, si deve dare il comando systemctl enable docker, sempre con sudo ovviamente. Adesso lo do, ma praticamente non serve a niente perché era già abilitato. Stessa cosa per stoppare o avviare il servizio, nel caso serva farlo manualmente, con systemctl stop docker stoppiamo il servizio. Quindi se andiamo a vedere lo status mi dice inattivo. Se vogliamo riavviarlo manualmente scriviamo systemctl start docker, sempre sudo. A questo punto se andiamo a fare lo status, ok, siamo tornati attivi. Ricordati che tutti i video di questa serie li puoi trovare sul mio canale YouTube nella playlist OpenHub in pillole. Quindi se non sei ancora iscritto al canale ti invito a iscriverti se ti piace questa tipologia di contenuti. Passiamo adesso all'installazione vera e propria di OpenHub. Apriamo il sito openhub.org, andiamo sul download, questa volta selezioniamo Docker, che quindi è un qualcosa di indipendente dal sistema operativo. Scegliamo sempre stable e seguiamo la procedura. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è creare l'utente OpenHub. Eseguiamo il comando che crea il gruppo OpenHub, sempre col sudo. Poi aggiungiamo l'utente OpenHub e poi diamo all'utente OpenHub il gruppo OpenHub. Perfetto. A questo punto siamo arrivati alla creazione del container con il comando docker run che abbiamo visto prima con l'immagine hello world. Allora, questo comando prende tutta una serie di parametri che adesso vediamo.
giusto per info. Allora, il nome del container. In questo modo possiamo referenziare il container non con il suo ID, che non è molto mnemonico, ma con un nome che abbiamo deciso noi, che ovviamente deve essere univoco all'interno dell'istanza Docker. NetHost vuol dire che il container prende la rete gestita dal suo sistema operativo che lo ospita. "-v" serve invece per montare dei volumi. I volumi sono quelli di cui parlavamo prima, quindi mettere in sharing il file system locale del sistema ospitante con il container. In questo caso le prime due righe montano due file all'interno del container in modo tale che l'ora, la data diciamo, e il fuso orario siano uguali tra sistema ospitante e Docker. Gli ultimi tre invece sono tre volumi di dati che permettono di rendere persistenti tutti i dati gestiti dal container di OpenHub. Abbiamo OpenHub Add-ons, OpenHub Conf e OpenHub User Data. OpenHub Add-ons conterrà tutti gli add-on scaricati da OpenHub man mano che li utilizziamo. OpenHub Conf contiene i file di configurazione, quindi la famosa cartella in cui ci sono i file degli items, delle things, eccetera. OpenHub User Data invece è il vero e proprio database di OpenHub. Questi tre sono tre volumi con un nome chiamati Named Volumes che mappano una cartella predefinita del file system ospitante. Il -d serve a eseguire il Docker Run in modalità daemon, quindi va in background e rilascia il prompt in modo tale che l'esecuzione continui e noi possiamo andare avanti con altre cose, quindi come se fosse un servizio in background. Restart Always fa sì che il container, quando viene stoppato non in maniera manuale ma per qualche evento particolare che è successo sul sistema, lui cerchi comunque di ripartire. Il Restart Always fa anche sì che all'avvio del Raspberry insieme a Docker parta anche questo container in maniera automatica. L'ultimo parametro è il nome dell'immagine, quindi l'immagine è openhub/openhub e poi la versione 4.1.1 che è l'attuale ultima stable. Quindi questo comando la prima cosa che farà sarà scaricare l'immagine se non la trova in locale. Se la salva in locale, la manda in esecuzione creando un container a cui passa tutti questi parametri. Quindi creerà questi tre volumi e li mapperà all'interno del container. In questo modo i dati saranno persistenti anche se noi dovessimo stoppare, rimuovere o aggiornare il container. Ok, a questo punto prendiamo il comando, lo copiamo e lo eseguiamo nella console del Raspberry col sudo davanti. Ok, sta scaricando l'immagine, aspettiamo che completi l'esecuzione e poi vediamo cosa è successo. Ok, ha finito. A questo punto proviamo a scrivere docker ps-a e abbiamo il nostro container che si chiama OpenHub, che gira sull'immagine OpenHub 4.1.1, è stato creato ed è in esecuzione. Quindi per vedere se è vero io vado sul browser, l'IP del Raspberry porta 8080 che è quella di OpenHub. Ok, qualcosa sta venendo su ed eccoci qua. Quindi praticamente abbiamo installato OpenHub sul Raspberry tramite Docker e siamo sulla finestra di configurazione iniziale come eravamo arrivati negli altri tipi di installazione. Come vedete alla fine sembra quasi che OpenHub sia installato direttamente sul Raspberry. Ok, quindi man mano che adesso faremo le nostre configurazioni andremo a salvare i file all'interno del container Docker, ma nei volumi mappati tramite named volume e quindi sul file system del Raspberry. Possiamo ancora andare a vedere una cosa. Riapriamo la nostra sessione SSH sul Raspberry, ne apro un'altra, quindi ho due in parallelo. Su una dovrei riuscire a entrare come amministratore, perfetto. Quindi mentre su questa mi collego al container docker exec -it
OpenHub in modo tale da vedere direttamente il file system del container e farvi vedere che i file presenti all'interno del container vengono mappati nella file system locale. Quindi qui siamo nella cartella di OpenHub, andiamo ad esempio nella cartella conf, che sarà una cartella molto utilizzata da chi gestisce la configurazione di OpenHub tramite file di configurazione. Andiamo sull'altro terminale, sempre sullo stesso Raspberry, e andiamo nella cartella var lib docker volumes. Qua dentro vedete che abbiamo OpenHub add-ons, OpenHub conf, OpenHub user data, che sono i 3 volumi che abbiamo mappato all'interno del container. Io vado in OpenHub conf, cartella _data. Questa cartella qui è praticamente identica, anzi è proprio la stessa cartella che sto vedendo qua all'interno del container. Quindi se io vengo qui e creo un file che chiamo Pippo, ok, ho creato un file Pippo qua vuoto, vengo qua che sono all'interno del Raspberry, se controllo vedete che c'è il file. Adesso lo rimuovo dal Raspberry, quindi qui non c'è più, vado nel container e non c'è più neanche qua. Quindi all'interno del container, che è un sistema operativo a sé stante, è mappata una porzione di disco del Raspberry. In questo modo i file rimangono persistenti. L'avrò detto 3 o 4 volte, ma questa è una cosa importante, perché se non si segue questa metodologia di gestione dei volumi c'è il rischio che tutte le volte che si ricrea il container per un aggiornamento, per qualunque motivo, si perdono tutti i dati che si sono modificati fino a quel momento. Quindi è importante gestire i dati che devono rimanere persistenti su dei volumi Docker e non all'interno del container e basta. Ok, detto questo direi che mi posso fermare qui. Siamo arrivati al punto di configurazione iniziale come nelle altre installazioni e quindi niente, vi ringrazio se siete arrivati fino qui. Qualunque domanda abbiate su Docker e configurazioni fatela pure nei commenti, che cercherò nei limiti della mia competenza di rispondervi. E noi ci vediamo, per chi vorrà, al prossimo video della serie, dove vedremo l'installazione di Portainer su questa istanza Docker che abbiamo creato oggi, per vedere come è facilitata la gestione dei container tramite interfaccia web. Ciao a tutti e grazie!